È proprio qui che succede quello che nessuno mai si potrebbe aspettare. Fred, in preda a ripetute convulsioni ed emicranie, con flashback che gli mostrano la scena dell'efferato omicidio del quale non ricorda assolutamente nulla, si lascia andare ai suoi deliri per trascorrere la claustrofobica notte dietro le sbarre. Non ricorda perché la sua psiche, appunto, rimuove letteralmente l'accaduto, non vuole ricordare. Il giorno seguente, al posto di Fred, in quell'angusta cella, gli agenti trovano un giovane di nome Pete. Quindi Fred sparisce nel nulla. Geniale, no? Geniale e sconvolgente allo stesso tempo. Fred sparisce nel nulla e inizia la storia di Pete, dando vita al secondo filone narrativo di quest'opera cervellotica ed intrippante. Nella seconda parte, il giovane Pete, che lavora presso un'officina meccanica, viene avvicinato da Mr. Eddie, che guarda caso ha le sembianze di Dick Loran, interpretato dallo stesso attore Robert Loggia. Il malavitoso in questione mostra simpatia nei confronti del ragazzo e quando arriva per la seconda volta in officina avviene il fatidico incontro con la donna di Mr. Eddie, la bionda Alice, con le sembianze di Renée, interpretata sempre da Patricia Arquette. La scena dello scambio di sguardi tra Pete e Alice, con il sottofondo musicale della canzone di Lou Reed, è qualcosa di davvero magico. Non a caso il pezzo si intitola appunto This Magic Moment. La donna e il giovane iniziano una relazione clandestina e pericolosa, all'insaputa del perfido Mr. Eddie. Alice confida al giovane amante che è rimasta addirittura invischiata forzatamente in un giro di prostituzione, di pornografia, per colpa del suo uomo, così che i due decidono di scappare insieme. Da una perversa idea di Alice, derubano il facoltoso Andy nella sua villa per poter vivere una nuova vita lontano da tutti. Qualcosa però va storto e Andy rimane ucciso. Nella villa girano su un grande schermo le immagini pornografiche che coinvolgevano Alice. Tra i figuranti di quella peccaminosa bolgia appare anche Marilyn Manson. Su un ripiano si scorge una foto che ritrae Alice e Renée insieme, una bionda e l'altra rossa, come due sorelle. In un'altra inquadratura però la bionda sparisce dalla foto. Dopo l'accaduto la coppia fugge verso il deserto, dove dovrà incontrare il ricettatore per consegnare la refurtiva ed essere libera per sempre. Ma durante un rapporto sessuale sulla sabbia desertica, nei pressi della casa del ricettatore che al momento non è abitata, Alice sussurra all'orecchio di Pete: "Non mi avrai mai". Dopo questa frase, al posto di Pete ritorna la figura di Fred Madison, che in quella casetta nel deserto ha finalmente l'incontro definitivo con l'uomo misterioso. Ormai suo alleato, lo aiuterà una volta per tutte a sconfiggere le sue paure e a uccidere Dick Loran, terminando il ciclo con l'arrivo sotto casa sua e suonando egli stesso quel citofono per proferire la frase iniziale: "Dick Loran è morto". Ma dove inizia e dove finisce Lost Highway? La scena finale vede Fred in auto con i fari puntati nella notte che percorre questa strada buia. Ad un tratto viene assalito da delle convulsioni e il suo volto si distorce per dar spazio ai titoli di coda e terminare la pellicola nel migliore dei modi possibili, e cioè lasciando nello spettatore tutti i quesiti che ormai conosciamo. Lynch non lascia spazio a spiegazioni di sorta, ci regala questa pellicola e ce la sbatte in faccia così come l'abbiamo vista, con una fotografia e un lavoro di macchina ammagliante, con un cast azzeccatissimo e soprattutto con una sceneggiatura da paura, uno scavare all'interno del labirinto mentale, della psiche umana, una visione del malessere del protagonista che diventa reale attraverso le immagini che vengono proiettate come fossero pensieri tangibili. Dunque si è detto di tutto su questo film nel corso degli anni: arte figurativa, mondi paralleli, onirico, surreale. Sì, tutto ciò è il cinema di David Lynch ed è uno dei pochi, a mio avviso, che ci riesce alla perfezione. Ma vediamo nello specifico cosa vuole rappresentare con questo capolavoro assoluto. Fred soffre di una malattia mentale, un disturbo alimentato dal non poter soddisfare la sua donna e dal fatto che quest'ultima abbia un amante. Per cui il suo malessere fomentato da tutto ciò porterebbe il protagonista a sprofondare in uno stadio più avanzato del suo disagio e a compiere un atto irriparabile come l'omicidio. La videocassetta che documenta il delitto non può essere girata da lui però. Forse è l'uomo misterioso che la filma, visto che il più delle volte Lynch ce lo mostra con una telecamera in spalla.
La scissione in carcere della sua personalità mette in piedi il suo alter ego, giovane e aitante che non ha alcun problema con le donne, anzi è un bravissimo amatore. Quindi la proiezione delle sue ansie prendono forza nella persona di Pete, ciò che Fred vorrebbe essere ma che non è. Quindi il superio, a mio avviso. Lo stesso instaura una relazione con Alice, alter ego di René. Quindi lui stesso diventa amante di sua moglie, in buona sostanza. Per sconfiggere totalmente il male che alberga nei corridoi oscuri della sua psiche, perché casa sua non è altro che la sua mente, tant'è vero che l'uomo misterioso gli dice io sono stato a casa tua, cioè sono stato nella tua mente, e in questo momento sono a casa tua perché sono nella tua mente, perché l'uomo misterioso è Les. Quindi per sconfiggere il male deve far fuori Dick Loran, Mr. Eddie. E con l'aiuto dell'uomo misterioso ci riesce. L'uomo misterioso, che in psicanalisi viene definito l'es o superego, il predominio della coscienza, l'istinto primordiale. Quando torna in sé e guida sulla strada finale, le convulsioni e la deformazione facciale sono dei più associati alle scariche elettriche che in quel preciso istante subisce sulla sedia per la pena di morte. Ma se fosse tutto un unico pensiero, che rimane soltanto chiuso nell'abitacolo della sua auto mentre percorre quelle strade perdute all'inizio come alla fine del film?